persone anche più esperte e per raggiungere. Sti cazzi, troppo lungo. Ciao ragazzi, sono Marco, bentornati su NoGrip. Secondo voi, quanto costa scalare? Per prima cosa, distinguiamo boulder e scalata con la corda. Inoltre faremo anche un'altra distinzione, ossia praticare questi sport all'interno, quindi indoor, o in esterna, quindi in outdoor. Ovviamente tutti questi costi sono esclusi degli ingressi nella palestra, abbonamenti e soprattutto dei tesseramenti, perché ogni palestra ha fondamentalmente le sue politiche. Per quanto riguarda quindi il boulder, incominciamo dall'attrezzatura base. Imprescindibile per scalare, scarpette. Per le scarpette siamo attorno ai 45 euro. Tutti i prezzi che vediamo comunque sono a partire da, quindi da questo prezzo in su. Per scalare abbiamo bisogno della polvere magica, ossia la magnesite. La magnesite si aggira attorno ai 3 euro da quella base, sempre a salire. Per portare la magnesite abbiamo bisogno del portamagnesite. Siamo attorno ai 10 euro. Quando andiamo in palestra ad arrampicare, usando la magnesite e mettendo le mani sulle prese, sporcheremo le prese e per evitare, comunque per comportarsi nel modo corretto, lasciando le prese come le abbiamo trovate, è necessario, o meglio obbligatorio, usare lo spazzolino. Con questo potremo riportare più o meno le prese allo stato in cui le abbiamo trovate. Per lo spazzolino siamo attorno agli 8 euro. Quindi per praticare boulder indoor ci aggiriamo attorno a un totale di 66 euro. Prendiamo adesso in considerazione la corda indoor, cioè scalare con la corda indoor. Per l'attrezzatura abbiamo bisogno delle stesse identiche cose che abbiamo appena visto, ma dovremo aggiungere l'imbrago. Allora, per l'imbrago siamo attorno ai 50 euro. Quando andate in un negozio vi troverete probabilmente tanti prezzi diversi. Quello che può cambiare sono le finiture. Però è importante sapere che tutti gli imbraghi innanzitutto vanno provati per la comodità, per vedere come stanno, ma sono soprattutto tutti certificati. Se doveste comprarlo online, controllate che ci siano queste certificazioni. Comunque diciamo che sono tutti fatti apposta per sostenere il vostro peso. Per fare sicura e per scalare in due con la corda avremo bisogno dell'assicuratore. Per comodità prendiamo in esempio il Grigri, che è uno degli assicuratori più utilizzati e anche uno tra i più semplici. Insieme al Grigri va comprato ovviamente un moschettone a ghiera. Per questi due oggetti siamo attorno ai 75 euro Grigri e circa 10 euro per il moschettone. Scaliamo con la corda, avremo bisogno della corda. Abbiamo preso in considerazione una corda da 70 metri che per la palestra è eccessiva, nel senso che non servono così lunghe. Però se si compra la prima corda e si ha intenzione anche di andare a scalare fuori, è bene prendere questa misura circa per coprire più tiri possibili. Per la corda di questa lunghezza ci aggiriamo attorno ai 120 euro. Totalone per scalare con la corda indoor 321 euro. Bene, vorremmo dire una cosa importante secondo noi, ossia che le scarpette come l'assicuratore, la corda e poi in base alle palestre dipende, possono essere affittate in loco. Quindi se vedete che dopo la prima, seconda volta vi piace, conviene alcune di queste cose comprarle sin da subito, anche perché poi il costo del noleggio sarebbe addirittura superiore ad averla acquistata. Parliamo ora della parte outdoor. Però per scalare outdoor, nonostante sia più bello perché siamo all'aria aperta, avremo bisogno di qualche cosa in più. Nello specifico del boulder avremo bisogno di una cosa fondamentale. Il crash pad del nostro materasso portatile. In questo caso prendiamo in considerazione un crash pad doppio, quindi di una dimensione media, e ci aggiriamo attorno ai 160 euro. Quindi per un totale di 226 euro. Per scalare con la corda in outdoor avremo bisogno della stessa attrezzatura che abbiamo comprato per scalare indoor, ma in aggiunta dobbiamo comprare anche un set di rinvii, o meglio più set di rinvii, nel senso che ce ne vogliono almeno 15, sempre per lo stesso discorso che abbiamo fatto per la corda, ossia per coprire la maggior parte dei tiri che troviamo in falesia. Per 15 rinvii siamo attorno ai 165 euro. Non ve lo consigliamo, ve lo straconsigliamo il caschetto. Il caschetto serve sia a chi scala che
a chi fa sicura. Per chi fa sicura, sappiate che chi sta scalando spesso prende magari anche dei piccoli sassolini e li fa cadere. E anche se il sassolino è così, quando cade da 20-30 metri, per il caschetto, quindi per la vostra sicurezza, siamo attorno ai 30 euro. Non sono necessari, non sono obbligatori, però vi consigliamo gli occhialini. Quando stiamo tante ore in palese, per chi fa sicura, possono aiutare tantissimo a non tenere il collo in questa posizione e a farvi venire dei dolori non indifferenti. Per gli occhialini siamo attorno ai 25 euro. Ripeto, non servono, non sono obbligatori, però potrebbero essere molto utili. Quindi totalone per la scalata con la corda in outdoor ben 541 euro. Come abbiamo detto, questi sono prezzi per approcciarsi all'arrampicata. Può spendere di meno noleggiando l'attrezzatura, si può spendere molto di più comprando più materiale e più attrezzatura. Ragazzi, vi ringraziamo tantissimo per aver seguito il video. Per qualsiasi dubbio o domanda scrivete qua sotto nei commenti. Se invece avete anche qualche suggerimento, sempre qui sotto potete scriverci. Vi ringraziamo, se volete metteteci un like e ci vediamo alla prossima. Grazie. Scala con gli occhiali, dai, scala con gli occhiali così.